Per questa seconda puntata Antonio se l'è presa comoda, non si è presentato in redazione e ha lasciato fare tutto a me. Sempre così è, tocca sempre a me fare tutto. Adesso, per farsi perdonare, mi dovrà consegnare nel più breve tempo possibile tutto il materiale video-fotografico per la terza puntata sui tips connessi al mondo della tornitura. Ecco un assortimento di scalpelli obliqui, quasi tutti frutto del genio autocostruttivo del mio amico Antonio. Conviene smussare il filo sui lati lunghi per evitare di danneggiare il poggia-utensili, ma anche per rendere lo scalpello più scorrevole. L'angolo di affilatura è soggettivo e bisogna ricercarlo con una serie di tentativi. Questi scalpelli di Antonio hanno un angolo di 37-38 gradi. Per affilarlo, lo scalpello va appoggiato sul pianetto impostato sull'angolo che abbiamo scelto. Pianetto e supporto sono di facile autocostruzione. Una volta individuato l'angolo corretto, poggiamo sul pianetto una striscia di multistrato e facciamo in modo che la mola consumi il legno superfluo. Abbiamo così realizzato un jig per ritornare al nostro angolo nel caso dovessimo spostare il pianetto per altre affilature. Guardate la parte del bevel evidenziata con pennarello nero. Ebbene, usando lo scalpello tra le punte, con legno lungo vena, il taglio deve avvenire con questa parte. Il legno, girando, spinge lo scalpello contro il poggiautensile che gli offre supporto e quindi si evitano impuntate. La freccia rossa sottolinea il punto di taglio. Ora proviamo. Accostiamo il tallone al legno. Poi solleviamo leggermente il manico e la lama comincia il taglio. Rispettiamo sempre le norme di sicurezza, proteggiamoci adeguatamente e agiamo con attenzione e prudenza nei lavori al tornio. Utilizziamo ora la parte lunga dello scalpello rivolta verso il basso per squadrare l'estremità del cilindro. Ripetiamo l'operazione al rallentatore per farvi notare meglio la posizione della punta e del manico. Punta alta e manico basso all'inizio del taglio, per poi abbassare la punta e sollevare il manico. Ci accingiamo a scavare delle gole. Notate la posizione del bedano, punta alta, manico basso. Tool rest leggermente più alto del centro. Il bedano viene usato con bevel up, cioè con il bevel rivolto verso l'alto. Se non vogliamo impuntate, non dobbiamo toccare i lati del taglio. E ora proviamo a fare dei tocchi. Con la punta lunga tagliamo il mezzo toro a sinistra. Ricordiamoci, prima il tallone deve toccare il legno. Quindi alziamo il manico, appena comincia a vedersi polvere, giriamo il manico per portare la lama verso la verticale. Poi, usando la punta corta, tagliamo l'altra parte del toro. In ogni caso è sempre la punta a fare il taglio. I troncatori sono utensili molto utili e versatili, di forma e spessore diversi. Servono per troncare un pezzo di legno mentre gira sul tornio.
Il loro spessore va da 1 a 8 mm, mentre la sezione può essere trapezoidale o rettangolare. È importante che siano bene affilati, mentre l'angolo di affilatura dipende dal nostro gusto personale. Osservate la posizione tipica di partenza. La punta è più alta del centro, il manico è basso. Man mano che il taglio procede, il manico si alza e la punta scende verso il basso. Stiamo creando una presa mandrino. Tronchiamo l'estremità a contatto con la contropunta con un troncatore di 6 mm di spessore. Lasciamo solo uno spessore di circa 1 centimetro bloccato dalla contropunta. Per eliminarlo adoperiamo un troncatore di 1 millimetro. Quando restano ancora un paio di millimetri, allentiamo la contropunta e perfezioniamo il taglio. Vogliamo ora tagliare in due il tronchetto. Con un troncatore da 6 mm scaviamo per una decina di millimetri. Poi estraiamo il tool e lo spostiamo lateralmente di un paio di millimetri per creare una cavità più ampia onde ridurre l'attrito. Per eliminare gli ultimi 10 mm spostiamo il poggiautensile e separiamo i due pezzi con una sega giapponese, mentre col troncatore eliminiamo la parte residua. Secondo la modalità peeling cut, rasiamo il legno con la punta del bedano. Il poggiautensile è sollevato di una decina di millimetri rispetto al centro. Quindi stiamo usando il bedano come uno scalpello obliquo. Notate la punta alta e l'angolo di entrata. Sempre utilizzando la punta per il taglio, con il parting tool di 6 mm ci divertiamo a formare un toro, per poi staccarlo con un troncatore più sottile di 3 mm. Ancora, il bedano ci fa ottenere un taglio netto e preciso. Infine, un troncatore ci consente di eliminare una presa mandrino o il residuo tappo sul fondo. Il raschio può avere forme e dimensioni differenti. La collezione che vedete appartiene all'amico Antonio ed è autocostruita. Prepariamo un raschio con affilatura negativa. Questo tipo di affilatura richiede due momenti diversi. Prima affiliamo una faccia adagiata su un pianetto con angolo di 70 gradi. Poi passiamo all'altra faccia, spostandoci sulla mola rosa, che ha il pianetto impostato per l'affilatura degli scalpelli obliqui, cioè circa 35 gradi. Qui vedete le differenze tra i due tipi di affilatura. Quella negativa lascia una superficie più liscia e minimizza il rischio di impuntate. Finiamo l'interno di una ciotola con il raschio curvo ad affilatura negativa. Con l'affilatura normale il manico è sempre più alto della punta.
mentre la filatura negativa richiede che il manico sia alla stessa altezza dell'asse, praticamente parallelo. Ora sagomiamo un jam chuck affinché si possa adattare bene alla ciotola, che proteggiamo con uno straccio morbido. La parte che fuoriesce è un pericolo, quindi la tagliamo. Dopo aver sgrossato l'esterno con una sgorbia da scavo, finiamo col raschio ad affilatura negativa. Osservate come la superficie viene accarezzata e rasata. Infine un'ultima rasatura di shear scraping per una superficie ben liscia. Adesso adoperiamo un raschio a punta tonda con affilatura normale. Si comincia il taglio tenendo il manico più alto della punta, mentre lo abbassiamo in uscita. Per modellare il labbro del box, invece, ricorriamo ad un raschio a tagliente quadrato. E anche qui il manico va tenuto più alto della punta. Infine facciamo l'affilatura a un raschio a punta di lancia. Si tratta di un raschio molto versatile che, se usato secondo la modalità shear scraper, lascia la superficie molto liscia. Vediamo in conclusione scavo e finitura dell'interno di una scatola con punta di lancia. In questo scavo di testa il poggiautensile va alla stessa altezza dell'asse.